Spesso pensiamo che essere rispettati ed essere aggressivi vadano di pari passo, perché sfortunatamente è quasi sempre il bullo il più rispettato a scuola e negli ambienti di lavoro. Invece Jordan Peterson è proprio un esempio su come ottenere rispetto in una maniera diversa. Quindi in questo video esploreremo le 3 cose principali che fa e che forzeranno le persone a rispettarvi senza essere dei bulli. You can't force me to respect you, it's just not possible. Ok, forse non li forzerete, ma saranno comunque più disposti a rispettarvi, quindi iniziamo subito. La prima cosa che fa il dottor Peterson si chiama capire la tua realtà. Anche quando non condivide le vostre convinzioni, mostra di riuscire a capire il perché delle vostre azioni. Per esempio, Jordan è credente, ma sentite come parla dell'ateismo. There's a good case to be made for atheism. I mean, let's make no bones about it. Because you could say, in some sense, there's been 300, 400 years of brilliant scientists who've been doing nothing but laying the foundation for an objective empirical atheism. Jordan garantisce che la parte su cui non è d'accordo ha molti punti forti a suo favore, e tutto ciò potrebbe sembrare controproducente se la vostra intenzione è quella di persuadere qualcuno, ma in realtà fa sì che le persone siano più portate a cambiare opinione, perché in ogni discussione la cosa più difficile da fare è ammettere di poter essere nel torto e rischiare di apparire sciocco. Ecco perché a volte dire cose come «Ehi, questa è un'osservazione proprio valida» oppure «Capisco perfettamente perché tu veda le cose in questo modo» è molto importante se vi trovate in una discussione accesa. Fa in modo che le altre persone non si sentano stupide se finiscono con il cambiare idea. Questo è il modo in cui il dottor Peterson riesce a far sì che le persone capiscano il suo punto di vista senza forzarle. Potete contrastare questo metodo con la discussione politica tipo, in cui le due parti non fanno altro che urlare i propri punti di vista all'altro, come in questo spezzone. If you work hard, if you get educated, if you're an honest person, you can make it in America. If you live in a neighborhood where poverty is endemic, it's harder to work hard. It's harder to get an education. Hey, it was harder for me. Nessuno cambia il proprio punto di vista in una discussione del genere, quindi anche se può sembrare allettante vincere una discussione facendo delle osservazioni molto incisive che fanno sembrare l'altra persona una stupida, dovete riconoscere che tutto ciò in realtà non fa altro che rendere l'altro meno disposto a cambiare atteggiamento, se non validate qualcosa della sua posizione. Ora, curiosamente, Jordan utilizza in molti momenti il suo metodo capire la tua realtà all'interno del discorso. Per esempio, ti dice cosa stai pensando mentre lui parla. Guardate. To those who have everything, more will be given, and from those who have nothing, everything will be taken. It's really a vicious statement. But what it means is, as you go downhill faster and faster. For working with old people in old age homes, and the rule is don't do anything for the residents that they can do themselves. You think, well, that's pretty harsh. It's like, no, it isn't. You're helping them retain their independence. Then he stretches out and he'll go fight again. So antidepressants work on lobsters. Right. And you think, well, who cares? It's like, no. Addirittura tira fuori una domanda ipotetica che potresti avere e dà la risposta. And the idea is that if you can do that, you will transcend the tragedy. And it's like, well, could that be true? Well, most people admire tough, competent people, so you know it's at least a little bit true. Ciò che è davvero affascinante è che quando il dottor Peterson ha completamente ribaltato il tuo punto di vista iniziale, è molto attento nel non farti sentire uno sciocco. L'altra persona ha bisogno di salvare la faccia, per cui lui ribadisce di non voler attaccare a nessuno. I mean, I get your point, and I'm not trying to denigrate it in any sense. There's a complex issue here. Ecco perché così tante persone sono riuscite a cambiare la propria opinione grazie al dottor Peterson. Non cerca di farli sentire stupidi, ma cerca di aiutarli ed educarli. Guarda la differenza rispetto a questa clip dove una persona cerca di far sembrare l'oppositore e la sua opinione il più stupido possibile. The same, they're against Mexicans, they're against Jews, they're against black people, they're against minorities. Where are all these Nazis? Everywhere. Oh, let's do a quick pan. And let's see them. No, there's one. No. Okay, so there's none here, so where are they? Il risultato spesso è questo. It's not the same. You're right, you're 100% right, it's not the same. America unsafe, okay? You don't have to cry. I know it's hard. No, look, come here, honestly. Può essere allettante ridere di qualcuno quando vi trovate in una situazione di vantaggio, ma quando fate sentire stupido qualcuno, nessuno cambierà opinione e mentre voi vi sentirete vincitori, in realtà sarete stati completamente inefficaci nel far cambiare atteggiamento a quella persona. Dunque, se il vostro obiettivo è quello di cambiare il mondo, siate come il dottor Peterson. Fate del vostro meglio per capire le prospettive altrui e dateli i dovuti crediti. Cercate di comprendere il loro punto di vista anche se vi trovate in disaccordo. Secondariamente,
Praticamente Jordan racconta costantemente storielle e condivide interessanti notizie per mantenere alta l'attenzione e scivola velocemente tra molte cose diverse. Le prossime clip sono tutte tratte da un intervento di circa 3 minuti. If you're competent at fighting, that actually decreases the probability that you're going to have to fight, because when someone pushes you, you'll be able to respond with confidence, and that's partly why Jung believed that it was necessary for people to integrate their shadow. When you study Nazi Germany, for example, or you study the Soviet Union, particularly under Stalin, and you're asking yourself, well, what are these perpetrators like? Forget about the victims, let's talk about the perpetrators. The answer is, they're just like you. It's a matter of facing the thing you least want to face. And everyone has that there's this old story in King Arthur where the knights go off to look for the Holy Grail. Ci sono 5 diversi argomenti, tutti nel giro di pochi minuti, e noterete che sono tutti interessanti per l'ascoltatore. Per prima cosa c'è quel fatto interessante sulle arti marziali, e dopodiché porta il discorso su un contesto storico più ampio, che tutti sono in grado di comprendere, e poi, cosa più importante, ti mostra come si applica alla tua vita. Sono 2 punti principali qui. Il primo è quel modo sinuoso di parlare che tiene le persone attente e interessate. Infatti potreste aver avuto a che fare con qualcuno che parla in modo scialbo e noioso in merito a qualsiasi cosa che gli passi per la testa e perde completamente la vostra attenzione. L'approccio di Peterson funziona perché mette in continua relazione tutto su di te, l'ascoltatore. Ecco perché questa attenzione nel rendere le cose importanti per l'altro è anche il motivo per cui passa alla seconda persona in molte delle sue storie. You don't identify with either of those. You know that they're both necessary. You know that you have to live with both of them, but you identify with the capacity to continually transcend what you are. Finora questi sono dei tratti carismatici molto comuni. Potreste averli già visti in un altro dei nostri video, ma ce n'è uno in particolare che almeno nel nostro canale è completamente unico di Jordan ed è quasi il suo biglietto da visita: l'uso degli archetipi. La base di un archetipo è un'idea che trova il favore di una larga fetta di popolazione nonostante le loro differenti condizioni. È come se fosse la storia di fondamento dell'umanità, quindi qualcosa che intuitivamente capiamo, ricordiamo e verso cui ci avviciniamo. Gli archetipi sono spesso condensati nelle fiabe e in alcune storie più famose del nostro tempo, il che rappresenta il motivo per cui sentirete Peterson rifarvisi molto spesso. That's the witch in Hansel and Gretel who fattens up the kids and eats them. How many of you have seen Disney's Sleeping Beauty? It's very difficult to understand Jung outside of a narrative context. And so I'm going to walk you through The Lion King today. The woman encounters this mysterious and aggressive male and tames him. That's the female hero myth as far as I can tell. It's Beauty and the Beast. Il motivo per cui usare storie archetipate, a parte l'essere un modo divertente per citare i film Disney, è che si connettono con le persone ad un livello molto più profondo. Sembrano intuitivamente vere e se riuscite a mettere in relazione una cosa importante che state cercando di convalidare con una storia archetipata, risulterete più persuasivi. Ecco come fa Peterson a prendere un consiglio totalmente sgradevole, come quello di pulire la propria camera, e renderlo un consiglio che probabilmente centinaia di persone hanno applicato. Ora, per chi di voi non fosse familiare con il suo lavoro, mettere a posto la propria stanza è inteso in senso letterale, ma è anche un modo per dire che devi sistemare il tuo casino prima di dire agli altri tutte le cose che devono aggiustare per te. Non è davvero un consiglio allettante, considerato che molti di noi hanno ignorato le proprie madri mentre dicevano di farlo, ma ecco come Peterson induce questo consiglio. You probably have all watched Pinocchio, and Pinocchio is about how a marionette, someone whose strings are being pulled by forces beyond his comprehension. That's the situation of the undeveloped individual. Geppetto, who's a benevolent father, so a benevolent symbol of benevolent culture, makes a puppet, his son, and then wishes on a star. Now, a star is something that glitters up in the sky, and it's associated with the transcendent. Non riesco ad inserire tutto in una sola clip e questo ne è più o meno il punto. Se Peterson avesse semplicemente detto alle persone focalizzatevi su voi stessi, per prima cosa pulite le vostre stanze prima di dire agli altri come vivere la loro vita, sarebbe stato efficace quanto un poster motivazionale. Ma nascondendo questo consiglio dentro una storia archetipata fa sì che si connetta e cambi realmente la vita delle persone. È per questo motivo che penso che l'abilità di raccontare una bella storia sia uno dei tratti carismatici più sottovalutati. Questo è un argomento molto vasto, è uno di quelli in cui ho speso più di un'ora nei corsi della Charisma University. Stiamo già lavorando per tradurre diversi video sullo storytelling perché per noi è un argomento molto importante. Vorrei trattare ancora un altro punto ed è il fatto che Peterson riesca ad ottenere rispetto senza essere un bullo perché incoraggia il dialogo. Ho qui un'altra clip molto interessante che riguarda un'accesa discussione in cui lui riesce a calmare degli studenti mentre stavano iniziando un testa a testa con toni molto accesi.
Because they are not being integrated into society. We are not looking for special treatment. We are looking to be able to integrate ourselves into society. And if you refuse to, Peterson presta anche molta attenzione agli studenti che si rivolgono senza gridare. Ora sommate tutto e vi renderete conto che forse la cosa più importante che potreste imparare dal dottor Peterson è che se volete che le persone vi rispettino senza mettervi in una posizione dominante, dovete considerare l'altra persona, considerare la sua realtà e adattarne conseguentemente il vostro discorso. Considerate quanto è il loro livello di attenzione e racchiudete i vostri punti principali in storie interessanti. Considerate anche che l'altro potrebbe avere qualcosa da insegnare a voi, quindi parlategli invece di urlare. Oggi ci siamo concentrati molto sul rispetto in questo video, ma si tratta solo di una delle 4 emozioni che sono in grado di creare una incredibile prima impressione su chiunque, qualunque sia la sua cultura. Se volete conoscere quali sono le altre 3 emozioni che potreste voler scaturire nell'altra persona per creare una bella prima impressione, ho fatto un video in cui parlo nei dettagli di queste 4 emozioni, così che possiate iniziare ad usarle da oggi stesso per creare delle incredibili buone prime impressioni. Se volete vederlo, cliccate il link nella descrizione, lasciate la vostra email e otterrete l'accesso al video. Vi ringrazio e vi saluto e spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo nel prossimo!